Ci sono quindi delle procedure molto elaborate che sono tutte atte a fare in modo di garantire che il defunto possa continuare a vivere e a sopravvivere nell'aldilà. Andiamo un attimo ad analizzare perché poi tutto questo fosse così importante, quali erano gli aspetti che caratterizzavano la personalità dell'antico Egitto, come veniva definita una persona. Beh, abbiamo parlato ieri, nelle puntate precedenti, del Ba, dell'anima, che veniva in genere rappresentata come un uccello con testa antropomorfa che poteva viaggiare da una parte all'altra della stele falsaporta. Abbiamo appena letto il Ka, la forza vitale o l'alter ego. Il corpo stesso doveva essere trasfigurato e preservato, l'abbiamo visto con la mummificazione, e poi vi era anche il nome che aveva una valenza molto importante. Bisognava che il nome venisse ricordato, bisognava che anzi i passanti che si trovavano davanti alla sepoltura leggessero ad alta voce il nome di modo che lo facessero vivere per sempre. Ma arriviamo a quello che viene poi definito nel nuovo regno, quello che un collega, John Darnell, della Yale University, ha definito l'unità solare osiriaca. Innanzitutto, notiamo, e lo vediamo in questo bel sarcofago qui conservato, che cambia la forma. La forma diventa una forma antropomorfa. Ecco, in questo riconosciamo già la valenza di Osiride. Se osservate questo sarcofago a campitura bianca con delle fasce che ricordano proprio le fasce della mummia, osserviamo quindi la valenza che ha il ruolo di Osiride. Osiride a cui vuole essere accomunato ogni defunto è colui che è stato sovrano dell'Egitto, è morto, è risuscitato, adesso è sovrano dell'oltretomba e quindi il defunto vuole essere accomunato a lui. Ma allora qual è la valenza principale? Perché è così importante Osiride? Beh, Osiride e colui che vuole essere accomunato ad Osiride deve innanzitutto fare in modo che il proprio corpo venga conservato. Ecco quindi la presenza non solo di Osiride qui al centro, ma anche delle divinità canopiche. Abbiamo qui Hapi, Kebesenuef, che sono due dei figli di Oro, gli altri sono indicati dall'altra parte, e poi abbiamo qui un'indicazione di Anubi, colui, il dio sciacallo che deve condurre il defunto nell'aldilà. Quindi, per quanto concerne la parte osiriaca, possiamo dire che il sarcofago è quel cosmogramma, quel luogo in cui tutti gli elementi fondamentali della religione antico-egizia trovano spazio, e innanzitutto, quindi, grazie ai testi che sono scritti, possiamo fare in modo che il corpo venga preservato. Solo se il corpo è preservato, solo se il corpo è vejat, come è scritto nel capitolo 151 del Libro dei Morti, il defunto può sopravvivere nell'aldilà. Ecco quindi che anche dall'altra parte del sarcofago vi sono le indicazioni di altre divinità canopiche. Quindi troviamo Amseti, al centro di nuovo Osiride, Duamutef. Amseti e Duamutef sono altre due divinità canopiche, figli di oro, e di nuovo l'indicazione di Anubi. Una volta che tutto ciò è stato raggiunto, che quindi il sarcofago e la cassa riescono a preservare il defunto, arrivati sul coperchio, il defunto deve avere la forza di essere trasfigurato e di poter viaggiare con il dio Sole e prendere parte al periplo sorale. Le due divinità, Osiride e Ra, come dicevo poc'anzi, hanno un ruolo fondamentale nel determinare la vita dell'antico Egitto. Osiride garantirà la sopravvivenza nell'aldilà, il Sole con il suo periplo continuo garantisce che nella terra ci sia Ma'at, ordine, e che la terra possa continuare a vivere. Ecco quindi che il sarcofago, con elementi osiriaci e elementi solari, garantisce che
con la Vehem Mesut, come abbiamo ricordato in una puntata precedente, quindi con la nuova nascita, il defunto possa continuare a vivere. Sarcofagi quindi antropomorfi. Ho già ricordato che i sarcofagi antropomorfi compaiono a partire dalla XVII dinastia, con i cosiddetti sarcofagi rishi o sarcofagi piumati, non solo in legno, ma anche sarcofagi in pietra. E abbiamo qui al Museo Egizio 2 esemplari meravigliosi. Alle mie spalle vedete il sarcofago di Jehuti Mes, intendente del tempio di Amon a Karnak, durante l'epoca di Ramses II. Siamo circa al 1250 a.C. Di fronte a lui troviamo invece la moglie, che si chiama Aset e che ha il titolo di cantatrice di Amon. Vediamo che nelle mani tiene i simboli del ruolo che lei ha, tiene il sistro e il ruolo di cantatrice di Amon è una definizione di sacerdotessa molto comune in quest'epoca. 2 sarcofagi meravigliosi in granito rosa di Assuan. Qui conserviamo solo i coperchi. Vediamo fra l'altro, se osserviamo la parrucca, come la policromia dovesse rendere questi sarcofagi ancora più spettacolari. Non solo sono imponenti e maestosi, e li vediamo qui in questa sala, ma sono anche una testimonianza importante per quanto concerne il collezionismo e la formazione della nostra collezione. Mi piace ricordare infatti che essi furono ritrovati da Lebolo, un piemontese, nel 1819, e Lebolo probabilmente penetrò all'interno della tomba della TT32, della tomba tebana 32, tomba che Jehuti Mes aveva fatto preparare per sé e per la sua famiglia. Lebolo però all'interno della tomba non trovò solo questi sarcofagi di età ramesside, ma trovò anche il fatto che la tomba sia stata riutilizzata in età romana, all'età di Traiano e di Adriano. La tomba e il suo corredo venne poi suddiviso fra vari collezionisti e ad oggi assistiamo al fatto che il Museo Egizio ha dei resti che provengono dalla prima occupazione di età ramesside, ma anche a un sarcofago che vedremo in una delle prossime puntate, che appartiene al piccolo Petamenofi, che è un sarcofago di età adrianea. Bene, la famiglia di Petamenofi, i sarcofagi che appartengono alla sua famiglia e le mummie dei componenti della sua famiglia sono sparse per tutta Europa. Quindi troviamo i nonni al British Museum, i genitori a Parigi, i cugini e i fratelli a Berlino, e la zia Sensao di Petamenofi si trova presso il Museo Nazionale delle Antichità di Leiden. Vedete quindi non solo l'importanza del corredo, ma anche una importante storia sul collezionismo europeo. L'abbiamo ricordato in una delle prime puntate come sia stata fondamentale la spedizione di Napoleone in Egitto, come dopo questo si sviluppò la cosiddetta età dei consoli e cominciarono i diplomatici a raccogliere antichità per poi venderle nel mercato antiquario, e si formarono le grandi collezioni europee. Ecco che questi 2 sarcofagi ci raccontano quindi nella loro biografia delle storie diverse, non solo la storia dell'importanza del culto, della preservazione del corpo, della forma osiriaca del sarcofago. Fra l'altro, vedete, è disposto con queste fasce che ci ricordano le fasce della mummificazione, ma ci raccontano anche della riscoperta da parte degli europei dell'Egitto all'inizio del XIX secolo e della diffusione della collezione su tutto il continente europeo. Continuate a seguire il Museo Egizio e ricordatevi che anche grazie, o forse soprattutto grazie a voi, il Museo Egizio può continuare a far ricerca, a sviluppare nuovi contenuti e capire sempre di più la biografia dei magnifici artefatti che avete visto assieme a me.